Ci siamo, uno dei video più richiesti di quest'ultimo periodo. Il confronto tra DJI Action 4 versus GoPro Hero 12 Black Edition. Scopriamo le differenze fra le due camere e le loro potenzialità. Quale farà il caso nostro? Entrambe si definiscono action cam, sì, ma nel 2023 un action cam deve adempiere ad ogni esigenza. Infatti in questo istante sto tranquillamente vloggando utilizzando lo schermo anteriore per capire l'inquadratura. Testiamole in ogni situazione e capiamo qual è la migliore. Alla fine di questo episodio analizzeremo i pro e i contro di una e dell'altra camera. Camere montate su drone FPV, vediamo come si comportano. Si vola. Spero ce la faccia il drone a tirarle su. Ha un peso non indifferente. Impostate completamente in automatico, il landscape è quello giusto, 4K 30 fps, entrambe impostate con il grandangolo massimo. Sia su GoPro sia su DJI sono presenti parecchie funzionalità automatiche che potremmo sfruttare per creare video sensazionali. Ora proviamo Hyperlapse, su GoPro si chiama Time Warp, entrambe impostate alla stessa maniera, velocità per 15. Una bella strada di montagna, vediamo come si comporta la stabilizzazione e il flow, importantissimo per questa modalità. Le posizioniamo qua. Perfetto, questa ventosa è strepitosa, link in descrizione. Temperatura esterna 0 gradi. E allora parliamo dell'autonomia che ci offrono. Le sto utilizzando in egual modo da questa mattina a temperature anche abbastanza basse. Come si sono comportate? Beh, hanno la stessa percentuale di batteria, per cui sono molto simili. Sulla carta l'Action 4 dovrebbe resistere un po' meglio al freddo. GoPro resiste fino a -10, DJI fino a -20. Anche questa mattina i test procedono e le utilizzate come ieri in egual modo, e sto vedendo che DJI Action 4 ha leggermente un po' di più di batteria, verificata proprio in questo istante sulla DJI Mimo. 65% per l'Action e 55% per, anzi in questo istante 54% per GoPro. Comunque io le darei alla pari. Secondo me il valore aggiunto è la ricarica rapida, supportata solamente dall'Action 4, da 0 all'80% in soli 18 minuti, mentre per ricaricare completamente la GoPro serviranno 110 minuti. Se abbiamo a disposizione parecchie batterie, questo non è importante, ma se abbiamo una o due batterie e un powerbank che ci permetta di ricaricare fast charge, fa la differenza. Realizziamo un timelapse. Ho impostato le due camere con gli stessi parametri. Quello che ho notato è che sull'Action il menu è strutturato un po' meglio. Avremo già delle scene preimpostate, mentre su GoPro dovremo conoscere le nozioni fotografiche per impostarla nel migliore dei modi. Essendo loro action cam, non può mancare un giro in mountain bike. Le testeremo anche da questo punto di vista, dal lato della stabilizzazione. Stiamo per fare una ripresa strabella, 120 fps e via. K 60 fps, stabilizzazione normale. Vediamo
come si comporta? Si corre. Corsa, corsa, corsa! Più veloce che posso! Mentre saliamo in questo bellissimo paesaggio autunnale, mi piacerebbe parlare del FOV e nel frattempo testare anche i microfoni di entrambe le camere. Aprite bene le orecchie. Per GoPro con Hyperview riusciamo ad arrivare fino a 151 gradi, mentre con l'Action 4 riusciremo ad arrivare con super ampio fino a 155 gradi, quindi ancora più grandangolare rispetto a GoPro. Ma c'è un ma, perché volendo si potrà acquistare con 110 euro la Max Lens 2.0 che porterà la visuale su GoPro fino a 177 gradi, ovviamente con un investimento in più. E sulla GoPro 12 con la lente si potrà registrare anche in 4K. Col modello precedente questo purtroppo non era possibile. Oltre 20 km/h e questo è come si comportano i microfoni. Io più o meno un'idea me la sono già fatta e non so come sia possibile che con Action 4 si abbia un audio davvero spaziale. Tra le nuvole e la foresta qui praticamente siamo in condizioni di scarsissima luminosità e direi di fare anche un piccolo test. Ci siamo con un bel test low light. Ho bloccato l'ISO a 1600, di più non avrebbe senso, altrimenti ci sarebbe troppo rumore nell'immagine. E come si stanno comportando? GoPro vi ricordo che ha un sensore da 1/1.9, mentre DJI Action 4 ha un sensore 1/1,3, quasi da un pollice. Se si volesse un audio migliore su Action 4 basterà utilizzare i DJI Mic, mentre su GoPro si potranno connettere le cuffie tramite Bluetooth, AirPods o qualsiasi altra marca. Nel 2023 non si può di certo non parlare di formati. 9/16, formato verticale per caricare video su diversi social, o il formato orizzontale. Per quanto riguarda GoPro basterà semplicemente selezionarlo 16 noni oppure 9/16. Con il formato 9/16 potremo registrare o in Full HD oppure in 4K, 30-60 fps, obiettivo solamente ampio. Questo se vogliamo il video fatto. Se invece volessimo selezionare in post produzione il formato, allora selezioniamo il pieno sensore 8/7, 4K, qui potremmo scegliere 24, 30, 60 fps, obiettivo ampio e la stabilizzazione. Sull'Action 4 non si entrerà nelle impostazioni, ma si dovrà utilizzare il case. Sganciamo, inseriamo, si potrà scegliere il classico formato 16 noni oppure 9/16. In questo caso non avremo limitazioni né di frame rate né di impostazioni. E il menu sarà ottimizzato per il formato verticale e la visuale sarà questa. In 4K riusciremo a registrare fino a 120 fps sia su GoPro sia su Action 4. Il mio consiglio è di registrare a 120 fps solamente quando avremo bisogno di effettuare degli slow motion, altrimenti sarà inutile. Consumo di batteria e soprattutto la qualità dell'immagine non sarà ottima come registrare a 30 fps. Questo su qualsiasi tipo di camera amatoriale. Entrambe sono impermeabili, GoPro fino a 10 metri, Action fino a 18 metri, senza il case. 120 fps. Praticità. Si sa che per ottenere un ottimo video bisogna avere più punti di vista e qui l'Action 4 ha un asso nella manica.
io lo adoro. L'aggancio magnetico. Si ha bisogno di un'altra inquadratura? Beh, in pochissimi secondi si sposta la camera senza dover svitare nulla. Io spero che nella GoPro Hero 13 cambino l'attacco. Questo attacco ha fatto la storia, ma l'attacco magnetico farà altrettanto la storia. Fino ad ora ho utilizzato il profilo colore normale. Ora è il momento di utilizzare il profilo colore piatto. Su entrambe le camere è a 10 bit, ciò significa che avremo tante informazioni e potremo colorare l'immagine nel migliore dei modi. Su GoPro la scienza colore ci regala dei toni un po' più caldi, tipici di GoPro, mentre sull'Action 4 avremo un sensore posizionato nella scritta Action 4 sulla parte anteriore della camera per il bilanciamento del bianco, e ciò ci permette di ottenere un bilanciamento del bianco perfetto e dei colori realistici, molto realistici. Le abbiamo testate e le abbiamo messe a confronto. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se avete già una preferenza, e motivatela. Durante il montaggio del video e durante i test mi sono fatto un elenco di punti per capire effettivamente quale dà il meglio e quale risulta essere migliore in una determinata situazione. Vi anticipo che sono molto simili tra loro. Il prezzo 4,29 per la DJI, mentre per GoPro dovremmo spendere qualche euro in più, 449 euro. Nella DJI troviamo qualche accessorio in più rispetto alla GoPro. Mi è un po' dispiaciuto non trovare nella Hero 12 il case che era la confezione stessa che poi riutilizzavamo per gli accessori GoPro. Peccato. Se dovessimo utilizzarla come vlog camera, un occhio di riguardo all'audio migliore sull'Action. Come livello di stabilizzazione lo darei alla pari, entrambe stabilizzano l'immagine perfettamente. Anche la qualità video la darei alla pari, in alcune situazioni meglio GoPro, in altre meglio DJI. La gamma dinamica meglio su GoPro, ma l'immagine tende ad avere un po' di rumore, soprattutto sui neri. Experience di utilizzo vince Action 4, i menu secondo me sono più semplici e anche grazie all'attacco magnetico renderà l'esperienza più piacevole e veloce. Abbiamo parlato dello schermo anteriore, ma non vi ho detto che sull'Action potremmo utilizzarlo per modificare i parametri in quanto touch. Su GoPro purtroppo no. Comodo quando montiamo la camera in ambienti stretti e non riusciamo ad arrivare allo schermo principale. Non ho voluto essere troppo tecnico, ma ho voluto essere pratico. GoPro Hero 12 è molto simile alla 11, di conseguenza se possedete già la 11 va più che bene. È stato introdotto il video HDR, ma ho fatto un po' di test e non cambia così tanto rispetto al video classico. Abbiamo già tanta gamma dinamica anche in un video normale. Per quanto riguarda l'Action 4 vi lascio il link alla recensione in descrizione se volete entrare un po' nei vari tecnicismi. Io le utilizzo entrambe in base a cosa devo creare, ma l'aggancio rapido è davvero la svolta. Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Ci si vede anche su Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale, e al prossimo episodio, alla prossima avventura. Ciao!